Vorresti realizzare una borsa all'uncinetto interamente infilato, perfetta per l'estate, ma non solo, utilizzando solamente i punti base dell'uncinetto? Allora questo è il video giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube. In questo tutorial realizzeremo insieme passo passo questa borsa utilizzando solamente i punti base dell'uncinetto, la maglia bassa e la catenella. Abbiamo una struttura a pannelli ottenuta giocando con i punti e questi manici in legno che danno un tocco particolare e super estivo al progetto. Potrete ovviamente variarne le misure in base alle vostre esigenze e alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare, seguendo le informazioni che troverete all'interno del video. Ho scelto un filato super colorato e molto particolare nella composizione, un misto cotone e poliestere del marchio Borgo dei Pazzi Firenze. Vi darò tra pochissimo tutti i dettagli nella sezione del video dedicata ai materiali e vi anticipo che nel box informazioni subito qui sotto il video troverete tutti i link per acquistare i materiali e replicare questo progetto. Vi anticipo inoltre le misure della nostra borsa. Abbiamo circa 34 cm in altezza per 50 cm in larghezza. Al termine del video poi le indicazioni per quanto riguarda la fodera e, se lo desiderate, l'eventuale sostegno interno al vostro progetto. Non ci resta che vedere insieme tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e cominciare ad uncinettare la nostra borsa. Nel box informazioni subito sotto il video, vi basta cliccare sul titolo, trovate il link e tutte le informazioni per acquistare i materiali che utilizzerò per questo progetto. Una coppia di manici in legno misura 16,5 cm. Filato Amore Corda 2 mm del marchio Borgo dei Pazzi Firenze. Abbiamo scoperto insieme questo filato nella mia ultima video recensione della collezione filati per borse di Borgo dei Pazzi Firenze. In particolare, Amore Corda è una novità disponibile da gennaio 2022. È un filato riciclato 100% made in Italy, ideale per borse e accessori all'uncinetto, utilizzabile anche con la tecnica del macramè e disponibile in 27 colori. Come composizione abbiamo un 75% cotone e un 25% di poliestere. La singola rocca pesa 500 grammi e ha una resa di circa 450 metri, lavorabile con ferri da maglia e uncinetto 3,5 oppure 4. E questo colore super estivo, un giallo sole molto intenso, lo trovate nella tabella colori con il codice 130. Andrò ad utilizzare un uncinetto numero 4. Ricordate di adeguare sempre il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e ovviamente alla vostra mano di lavorazione. Avremo poi bisogno di un ago e di un paio di forbici. Cominciamo il nostro progetto partendo dal primo dei nostri due manici. Andremo con il nostro filato ad agganciarci proprio qui, su uno dei due lati lunghi, così da creare la fascia centrale della nostra borsa, che completeremo poi agganciando il secondo manico. Prendiamo filo e uncinetto e andiamo a realizzare un cappio che andiamo poi ad allungare. In questo modo prendiamo il nostro filo con il cappio e lo facciamo passare in questo modo all'interno dello spazio del manico. Dopodiché mettiamo il filo sull'uncinetto. Il nostro cappio deve essere abbastanza lungo da ricoprire tutta la superficie del manico. Il nodino iniziale deve rimanere qui, all'interno dello spazio, sul bordo del nostro manico. Dobbiamo ora prendere il filo proveniente dalla rocca e andare a bloccare il tutto, facendolo passare dietro al manico stesso. Tengo quindi ferma la base del mio cappio,
vado a prendere il filo passando dietro il manico, in questo modo, e vado a bloccare il tutto. Realizzo poi una catenella. Questo sarà l'aspetto del filo bloccato sul davanti, mentre questo sarà l'aspetto sul retro. Passiamo ai punti successivi. Con l'uncinetto dobbiamo passare all'interno dello spazio del manico e prendere il filo. In questo modo allunghiamo verso l'alto, prendiamo il filo e blocchiamo il tutto. Scendiamo nello spazio al centro, prendiamo il filo, torniamo indietro allungando e blocchiamo. Stiamo così lavorando i nostri punti, girando intorno al nostro manico. Proseguiamo in questo modo, ripetendo gli stessi passaggi punto dopo punto, fino a ricoprire completamente il lato lungo. Se considero la catenella realizzata dopo aver bloccato il filo come primo punto, ho lavorato un totale di 25 punti. A quali aspetti prestare attenzione nello svolgere questi passaggi? Le maglie devono avere tutte la stessa tensione, non devono esserci maglie più strette o maglie più morbide. Nel girare intorno al nostro manico con il nostro filo, questo deve rimanere sempre teso e nel verso giusto, non deve quindi ruotare su se stesso, sia da una parte che dall'altro del nostro manico. Per quanto riguarda il nodino e il filo iniziale, ho cercato di nasconderli il più possibile facendoli passare con un ago sotto ai punti appena lavorati. Ovviamente il numero di punti che troverete su questo lato del manico dipende dalla tipologia di filato che scegliete di utilizzare, dal suo spessore e dalla vostra mano di lavorazione. Lavorato il nostro ultimo punto, realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. La fascia centrale della nostra borsa sarà eseguita a punto basso. Dobbiamo eseguire una maglia bassa su tutti i punti appena lavorati, senza aumenti e senza diminuzioni. Parto quindi dal primo punto che mi si presenta passando sotto ad entrambe le costine e lavoro un punto basso. Mi sposto sul punto successivo e proseguo in questo modo su tutti i punti che mi si presentano. Al termine del giro, se avrò lavorato correttamente, avrò sempre un totale di 25 punti bassi. L'ultimo punto basso del nostro giro andrà lavorato qui, all'interno della catenella che sostituiva il primo punto. Da questo momento in poi, il prossimo giro e tutti i giri successivi non sono altro che una ripetizione dei passaggi che abbiamo appena visto insieme. Realizziamo quindi una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. E proseguiamo lavorando una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta, fino al termine del giro. Non lavorando aumenti o diminuzioni, il numero di punti al termine di ogni giro deve rimanere costante. Se nel giro precedente avevo 25 punti, al termine di questo giro dovrò avere sempre 25 punti. Al termine del giro realizzerò poi una catenella di supporto, volterò il lavoro e ripeterò esattamente gli stessi passaggi. Proseguiamo quindi lavorando maglia bassa su maglia bassa in giri di andata e ritorno fino ad ottenere un pannello come questo. Ho lavorato in giri di andata e ritorno fino a raggiungere una lunghezza complessiva di circa 58 cm. Vedete che qui nella parte centrale del mio pannello ho già applicato dei marcatori. Perché ho fatto questo? Perché il nostro pannello sarà suddiviso in tre parti: parte frontale, fondo della borsa e parte posteriore. All'estremità della parte posteriore e della parte frontale troveremo i nostri manici.
come suddividere queste tre parti. Partendo da qui, dalla parte alta del mio pannello, ho misurato circa 24 cm e ho applicato due marcatori, controllando ovviamente che fossero sulla stessa linea di lavorazione. Ho poi misurato 10 cm, che sarà la profondità del mio fondo, e ho applicato un'altra serie di marcatori. Se desiderate una borsa più profonda, che cosa dovete fare? Dovete ovviamente aumentare questa distanza tra una fila di marcatori e l'altra, che va esattamente a corrispondere allo spazio che dedicheremo al nostro fondo. I restanti 24 cm diventeranno poi il nostro pannello posteriore, al quale ovviamente dobbiamo andare ad agganciare il nostro secondo manico. Ho deciso di dedicare 10 cm alla lavorazione del fondo perché questa, secondo me, è la misura minima per un fondo per questo modello di borsa, ma ovviamente se lo desiderate potete aumentarla o diminuirla in base alle vostre esigenze. Se ad esempio desiderate una borsa più alta rispetto a quella che andrò a realizzare io, come vi dovete comportare? Il mio pannello frontale e posteriore misurano entrambi 24 cm. Queste due parti devono essere uguali. Per ottenere una borsa più alta, questi 24 cm dovrebbero aumentare, quindi dovrei aggiungere dei giri di lavorazione a queste due parti. Quindi passare ad esempio da 24 cm a 26-28 cm da una parte e dall'altra. Viene da sé che la misura definitiva del mio pannello dovrà quindi aumentare, passando da 58 cm a 10 cm in più. Nel mio caso, i 24 cm del pannello frontale posteriore corrispondono a 36 giri di lavorazione. Giunti al termine del giro numero 36, allunghiamo leggermente l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo e sfiliamo la nostra asola e blocchiamo il filo all'interno del lavoro. Vediamo quindi completata la lavorazione del pannello centrale come agganciare il nostro secondo manico. Con un nuovo filo dobbiamo ripetere esattamente gli stessi passaggi con i quali abbiamo avviato il nostro progetto. Dobbiamo quindi ricoprire uno dei lati lunghi del nostro manico andando ad avviare con l'uncinetto 25 punti. Completati i 25 punti, andiamo ad allungare l'asola. Sfiliamo l'uncinetto e dobbiamo tagliare il nostro filo lasciandocene un pochettino in più. Utilizzeremo questo filo per cucire il nostro manico al nostro pannello ad uncinetto. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. Ad ogni punto sul nostro pannello corrisponde un punto sul nostro manico. Dobbiamo passare con il nostro ago sotto ad entrambe le costine, sia sul pannello che sul manico. Entriamo quindi nel primo punto sul pannello e portiamo il filo con noi. Ci spostiamo a sinistra sul pannello sotto il punto successivo, prendendo sempre entrambe le costine ed entriamo nel secondo punto sul manico. Sul manico ci spostiamo sotto il punto successivo e sotto il punto seguente sul pannello. Dobbiamo procedere in questo modo, cucendo a zig-zag tutti i nostri 25 punti. Completata la cucitura delle due parti, andiamo a bloccare il filo in quello che diventerà l'interno della nostra borsa. Andiamo ora a creare i laterali del nostro progetto. Poniamo frontalmente davanti a noi la fascia o pannello centrale sul lato che desideriamo diventi l'esterno del nostro progetto. Andiamo a creare i nostri laterali agganciandoci direttamente al pannello centrale, in particolare nella parte del pannello che abbiamo deciso diventerà il nostro fondo. Dobbiamo lavorare all'interno dei punti compresi tra i nostri marcatori. Nel mio caso, tra un marcatore e l'altro, ho 15 punti. Con un nuovo filo realizziamo un cappio e con l'uncinetto andiamo ad entrare nel primo punto successivo al nostro marcatore.
Poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo a traverso. Blocchiamo il tutto e realizziamo una catenella. Questa combinazione di passaggi va a sostituire un punto basso. Ci spostiamo sul punto successivo e lavoriamo un punto basso. Dobbiamo lavorare un punto basso per ciascuna riga di lavorazione. Nel mio caso andrò ad ottenere un totale di 15 punti. L'ultimo punto basso che andrò a lavorare sarà nella maglia precedente al mio marcatore di sinistra. Realizzo una catenella di supporto, dopodiché volto il lavoro. Come per il pannello centrale, dobbiamo andare a lavorare alcuni giri eseguendo una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. Quindi vado sul mio primo punto, lavoro un punto basso e proseguo in questo modo fino ad arrivare qui. Nella catenella realizzata dopo aver bloccato il filo andrò ad eseguire il mio ultimo punto basso per un totale di 15 punti. Completato questo giro, catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Lavorati questi 2 giri di base, andremo ora a movimentare la nostra lavorazione alternando 2 giri. Un giro sarà composto da aumenti e lo andremo a lavorare in costa retro. L'altro giro sarà invece lavorato normalmente, senza aumenti e prendendo entrambe le costine di tutti i nostri punti. Il giro in costa retro sarà quello dove andremo sempre ad eseguire i nostri aumenti, che saranno posizionati sul primo e sull'ultimo punto del giro. Entriamo quindi nel primo punto che ci si presenta prendendo solamente la metà costina più lontana rispetto a noi, la costa retro del nostro punto, e vi lavoriamo un punto basso. Sempre nello stesso punto andiamo a lavorare un secondo punto basso, sempre in costa retro, eseguendo così il nostro aumento. Proseguiamo per tutto il nostro giro lavorando una maglia bassa in costa retro fino ad arrivare all'ultimo punto disponibile. Nell'ultimo punto andiamo a ripetere il nostro aumento. Entriamo in costa retro e lavoriamo il primo punto basso. Rientriamo nello stesso punto sempre in costa retro e lavoriamo il secondo punto basso. Gli aumenti vengono quindi lavorati sul primo e sull'ultimo punto del giro. Catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo giro lavoriamo a maglia bassa normale, prendendo quindi entrambe le costine senza alcun aumento. Quindi lavoriamo una maglia bassa normale sopra ciascun punto che ci si presenta. Il lavoro è molto intuitivo. Ogni volta che dobbiamo lavorare un giro in costa retro sappiamo di dover eseguire degli aumenti. Quando lavoriamo invece a punto basso normale sappiamo che non dobbiamo lavorare alcun aumento. Lavorato l'ultimo punto basso, come sempre catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Questo sarà il nostro risultato. Il prossimo giro è a maglia bassa in costa retro, quindi lavoreremo un aumento sul primo e sull'ultimo punto del giro. Il giro ancora successivo sarà a punto basso normale, senza alcun aumento. Alterniamo quindi un giro di aumento in costa retro a un giro di punto basso normale fino ad ottenere un pannello come questo. Considerando i primi 2 giri di lavorazione che abbiamo eseguito insieme, ho raggiunto un totale di 36 giri di lavorazione per un'altezza di circa 24 cm. Gli stessi centimetri e giri di lavorazione che ritrovo sulla parte frontale e posteriore del mio progetto. Lavorato il mio ultimo punto, vado a sfilare l'uncinetto, taglio il filo, mi sposto dall'altro lato del mio pannello e con gli stessi passaggi che abbiamo appena visto insieme
Vado a realizzare un secondo pannello, composto sempre da 36 giri di lavorazione per un'altezza di 24 cm. Andiamo ora ad eseguire un giro di perimetro lungo tutti i bordi del nostro progetto. Questo giro di perimetro ci consentirà di cucire più agevolmente le varie parti della nostra borsa e deve essere lavorato tenendo frontalmente davanti a noi quello che diventerà l'esterno del nostro progetto. Partiremo da qui, dal primo punto vicino al nostro manico. Scenderemo lungo il pannello centrale, saliremo lungo il nostro laterale, ne lavoreremo tutta la parte superiore per scendere poi dal lato opposto e continueremo lungo il pannello centrale fino ad arrivare qui, al punto più vicino sul nostro manico. E con un nuovo filo andremo a ripetere poi gli stessi passaggi sull'altro lato del nostro progetto. Con un nuovo filo realizziamo un cappio e andiamo ad entrare qui, alla base della prima riga di lavorazione vicino al manico. Poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Blocchiamo il tutto e aggiungiamo una catenella. Dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, fino ad arrivare alla base del nostro laterale. Ci spostiamo quindi sul punto successivo e vi lavoriamo un punto basso. Stessa cosa facciamo nel punto successivo e proseguiamo in questo modo. L'ultimo punto basso sul pannello centrale sarà qui, sulla maglia segnata con il marcatore che delimitava lo spazio del fondo. Tolto il marcatore, lavoro un punto basso e mi sposto direttamente qui, alla base della prima riga di punto basso che compone il mio laterale. Entro nel punto sul bordo e vi lavoro un punto basso. Proseguo lavorando un punto basso per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare alla punta del mio laterale. Nell'ultimo punto presente nell'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella, ruotiamo il lavoro in modo da avere la parte superiore del laterale frontalmente davanti a noi e nello stesso punto lavoriamo un secondo punto basso. Procediamo poi lavorando una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare all'angolo opposto. Nell'ultimo punto presente nell'angolo andremo a lavorare maglia bassa, catenella e maglia bassa sempre nello stesso punto. Scenderemo poi lungo il laterale lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Una volta lavorato l'ultimo punto presente qui, ci sposteremo sul pannello centrale. Il primo punto sul pannello centrale sarà qui, dove abbiamo lasciato il marcatore che delimitava lo spazio del fondo. Proseguiremo poi con una maglia bassa per ciascuna riga di lavorazione fino ad arrivare qui. Lavoreremo l'ultimo punto basso nell'ultimo punto disponibile vicino al nostro manico. Una volta completati questi passaggi, tagliamo il filo e lo blocchiamo all'interno del lavoro. Ci spostiamo poi sull'altro lato del nostro pannello dove andiamo a ripetere esattamente gli stessi passaggi. Una volta completato il perimetro su entrambi i lati del nostro progetto, passiamo alla cucitura della nostra borsa. Andremo ad eseguire 4 cuciture per unire i due laterali alla striscia o pannello centrale. 1, 2, 3 e 4. Ciascuna di queste cuciture andrà eseguita sul rovescio del nostro progetto, quindi prendiamo tutta la nostra lavorazione e la giriamo sul lato che dovrà diventare l'interno della borsa.
Se desiderate foderare questo modello, vi consiglio di eseguire una fodera a pannello, in particolare realizzarne una per la fascia o pannello centrale e una per ciascun laterale. La foderatura deve essere ovviamente eseguita prima della fase di cucitura delle varie parti della nostra borsa. Dobbiamo far combaciare il primo punto presente qui nell'angolo del nostro laterale con il primo punto presente qui alla base del nostro manico. In questo modo realizziamo un nuovo cappio con un nuovo filo. Queste sono le maglie lavorate sul pannello laterale, mentre queste sono le maglie del pannello centrale. I punti dovranno ovviamente corrispondere. Per ciascuna coppia di punti dobbiamo prendere in considerazione solamente le costine più esterne di ciascun punto. Eseguiremo infatti una cucitura con il nostro uncinetto prendendo solamente le costine più esterne. In questo modo, le costine interne dei punti rimarranno dall'altro lato del nostro progetto. Nell'angolo del nostro laterale abbiamo una catenella. Vi entriamo all'interno con il nostro uncinetto, vi poniamo sopra il filo e lo portiamo attraverso e blocchiamo il tutto. Dopodiché ci spostiamo sui primi due punti. Dobbiamo prendere solamente le costine più esterne. Una e due. Prendiamo poi il filo, lo portiamo attraverso e realizziamo un punto basso. Passiamo ai due punti successivi. Costina più esterna, costina esterna. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, punto basso. Rivediamolo ancora una volta, costina esterna, esterna, punto basso. Procediamo in questo modo per tutti i punti che ci si presentano, così da unire il pannello laterale al pannello centrale. Uniti gli ultimi due punti, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo, sfiliamo la nostra asola e andiamo con un ago a bloccare il filo all'interno del lavoro. Ripetiamo gli stessi passaggi che abbiamo appena visto insieme per le altre cuciture del nostro progetto. Quando dovrete cucire l'altro lato del pannello vi troverete in questa situazione. Il pannello laterale rimane sul davanti, mentre il pannello centrale rimane sul retro. In questo caso, per agganciarvi all'interno della catenella, tenete il filo sull'uncinetto, entrate nella catenella, prendete il filo e bloccate il tutto. Dopodiché fate combaciare i punti sui due pannelli e proseguite nella cucitura. Completate le cuciture, non ci resta che rivoltare il nostro progetto. Questo sarà l'aspetto delle cuciture all'esterno e il nostro progetto è completato. Non rimane tutto all'interno dell'inquadratura perché ha delle dimensioni importanti. Ho inserito all'interno un po' di imbottitura per darvi l'idea di come può diventare la borsa una volta che avete inserito all'interno le vostre cose. Per dirvi, all'interno ci sta anche un piccolo telomare. Parliamo un po' di misure. In altezza, compresi i nostri manici, abbiamo circa 34 cm, mentre in larghezza, partendo dalla punta del laterale all'altra punta del laterale, abbiamo circa 50 cm e vi assicuro è veramente molto capiente. Nel corso del tutorial avrete notato che non ho inserito alcun genere di supporto interno. Questo perché il filato di Borgo dei Pazzi Firenze, benché sia molto morbido e piacevole da lavorare, ha comunque un buon sostegno.
E personalmente mi piaceva l'idea di una borsa morbida e capiente, ma se lo desiderate potete comunque dare maggior sostegno al vostro progetto inserendo per quanto riguarda la parte centrale della borsa un supporto a vostra scelta che può essere la rete, la salpa, il termoindurente. Vi consiglio comunque di applicare il sostegno solamente sulla fascia o pannello centrale, lasciando morbidi i laterali, così darete maggior sostegno e otterrete un progetto più rigido. Vi ricordo che nel box informazioni subito sotto il video trovate tutti i link per l'acquisto dei materiali e in particolare trovate il link per l'assistenza agli acquisti di Borgo dei Pazzi Firenze, super disponibili a rispondere alle vostre necessità. Se questo progetto vi è piaciuto ed è stato per voi un buon spunto creativo, fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E ovviamente se ne avete piacere e ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi sul mio canale per non perdere tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi. Perciò con questo nuovo progetto borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!